Ciao, sono Davide Pianegonda, benvenuto in questo nuovo video sul mio canale Corso di Tromba. Grazie a questo video imparerai tutto quello che c'è da sapere, o quasi, riguardo ai pistoni delle trombe. Quindi se sei un trombettista, una trombettista che ha il primo approccio con lo strumento, o magari stai già frequentando degli studi anche in conservatorio ma vuoi chiarirti un po' le idee, beh, questo è il video giusto per te. All'interno di questo video tratterò 5 argomenti principali, cominciando ovviamente da il più comune, quindi come oliare i pistoni, a seguire poi come sbloccare i pistoni, che molto spesso può succedere, quali tipi di oli possiamo utilizzare, come inserire i pistoni e cosa eventualmente non fare, quindi quali errori da evitare. Capitolo numero 1. Come oliare i pistoni. E cominciamo subito con la prima domanda che mi viene richiesta anche troppo spesso, cioè ogni quanto oliare i pistoni? Beh, la risposta è molto semplice. Senti il feeling del pistone, prova quindi a muoverli e se senti che sono duri, allora vuol dire che devi oliarli. Se vedi che vanno giù lentamente, è il momento di oliarli. Se invece vedi che la corsa del pistone è veloce, allora non c'è bisogno di oliarli, vuol dire che sono ancora attivi e va tutto bene. Per esempio, possiamo vedere questa tromba che è ferma da un po' di tempo, non l'ho più suonata, guarda. Se io pigio addirittura questi sono bloccati, questo invece sta scendendo un po'. E poi vediamo come fare per sbloccare questo tipo di pistoni. Una volta appurato se c'è il bisogno quindi di oliare i pistoni, dobbiamo chiederci, dobbiamo seguire un ordine preciso per svitare i pistoni, oliarli e rimetterli dentro? Beh, la risposta è no. Puoi decidere anche eventualmente di oliare un solo pistone, non è necessario oliarli tutti e tre ogni volta. Se un pistone è più lento degli altri, puoi oliare semplicemente quello. Altra domanda che mi viene chiesta spesso: posso mettere l'olio dal foro che c'è qui sotto nella parte inferiore dei pistoni? Sì, si può fare, anch'io lo faccio ogni tanto, qualche volta mi capita di farlo. Non è che sia una prassi molto comune, è preferibile infatti svitare il pistone, toglierlo e metterci l'olio, anche perché magari se ne approfitta per una veloce pulizia. Quindi ecco una breve dimostrazione. Svitiamo il pistone. Una volta che lo tiriamo fuori dalla sua camera, vediamo, in questo caso io utilizzo la tromba tutti i giorni ovviamente, quindi è già pulito, non ci sono incrostazioni. Potresti vedere al suo interno ad esempio un po' di incrostazione all'interno dei fori, in quel caso lì ci sono gli spazzolini appositi da utilizzare, quelli che puoi vedere nel video qui che ti mando sovrimpressione, da utilizzare per la pulizia e la manutenzione ordinaria della tromba. In questo caso il pistone è già pulito. Ma se dovessi metterci olio, che ora lo faccio, nel mio caso ho una tromba che è sì vecchia, ma non vecchissima perché è una tromba degli anni 90, quindi è poco più grande di me, ha una trentina d'anni, e è sufficiente mettere 2, 3, 4 gocce nel pistone, io ne metto 3, e poi al momento, quando lo si inserisce di nuovo, tieni allineato dove vedi l'1, c'è scritto 1 nel pistone, lo tieni allineato verso il bocchino, lo inserisci e poi lo avviti. Il pistone automaticamente, con il movimento della salita e della discesa del pistone, permetterà all'olio di espandersi in tutte le zone del pistone. Se hai notato, quando ho inserito il pistone, l'ho semplicemente allineato in base alla posizione del numero nella direzione del bocchino. Non l'ho quindi girato su se stesso aspettando fantomatici click o piuttosto magari favorendo l'espansione dell'olio all'interno della camera. No, niente di tutto ciò, perché potrebbe eventualmente creare dei graffi interni, degli strisci che poi comporterebbero la rettifica del pistone, che è un'operazione piuttosto anche costosa. Quindi, riassumendo in poche parole, hai capito che ogni qualvolta hai la necessità di oliare un pistone non è necessario oliarli tutti e tre, puoi oliare anche solo quel pistone che vedi che ha difficoltà nel suo movimento. E sono necessarie solo poche gocce, 2, 3, 4 gocce di olio all'interno del pistone. Ricordati, ogni qualvolta tiri fuori il pistone, dagli un'occhiata se ci sono dei grumi, se c'è un po' di sporcizia, perché magari è il caso di pulirlo con tutto il materiale che ho già esposto nel video, che ti metto qui sovrimpressione da qualche parte. Arrivato il momento in cui devi reinserirlo all'interno della camera, fai attenzione
che il numero sia rivolto verso il bocchino, e dopodiché è sufficiente semplicemente riavvitarlo. Per verificare che il procedimento sia andato a buon fine, una volta che hai inserito il pistone, prova a soffiare all'interno del pistone stesso. Quindi per esempio, se ho inserito, come nel mio caso, il pistone numero 1, soffio e senti che effettivamente l'aria passa. Se avessi inserito il pistone in malo modo, per esempio l'1 non in direzione del bocchino, ma l'avessi inserito in direzione, in questo caso, dello spettatore che mi sta guardando, guarda cosa succede. Già fa fatica a chiudersi. Senti che è molto più duro, il suono è diverso. Ok? Quindi puoi fare una prova in questo modo, ma ti sconsiglio vivamente di girare il pistone all'interno della propria camera, perché potresti seriamente danneggiarlo. Ma ora prendiamo un'altra situazione molto diffusa che può capitare a tutti. Quando infatti i pistoni sono bloccati, che cosa dobbiamo fare? Questo in particolare, questo è bloccato, anche il primo in realtà un po'. Quindi cosa possiamo fare? Possiamo sì svitare il cappello inferiore. Quindi ci metto un paio di gocce d'olio da sotto e la tromba la lascio girata sottosopra, in modo tale da favorire l'espansione dell'olio all'interno della camera. Dopo che l'hai lasciata così 5-6 minuti, l'effetto lo vedrai subito, perché una volta che proverai di nuovo a fare questo picchiettio, vedi che il pistone ha già cominciato a muoversi adesso. Questo qua adesso è bloccato, te lo faccio vedere in diretta. Vedi che il pistone è ancora a metà corsa. Adesso tolgo il cappello inferiore, il tappo, ci metto un paio di gocce d'olio da una parte. Hai visto che già è tornato giù subito? Ok, passati 5 minuti, ora sono pronto per provare. Questo era il secondo pistone che prima era bloccato, adesso è completamente sbloccato. Nel frattempo ci ho messo l'olio e infatti puoi vedere è super reattivo. Il primo pistone che prima era bloccato, adesso hai visto che è caduta una goccia d'olio, adesso ha ripreso completamente la sua corsa. È veramente una questione di avere un po' di pazienza e lasciare che l'olio faccia il suo corso, faccia il suo effetto. Ma se non dovesse funzionare, se i pistoni una volta oliati e lasciati per 5-10 minuti a testa in giù non dovessero ancora mettersi in moto, cosa fare? Beh, in quel caso lì hai ancora due possibili soluzioni. La prima soluzione è quella di mettere la tromba a bagno, quindi con un po' di acqua e sapone, acqua calda, acqua tiepida, e lasciarla lì per mezz'ora, 45 minuti, in modo tale che se ci sono eventuali incrostazioni si possano un po' sciogliere. Dopodiché riproverai nuovamente con questo procedimento dell'olio con la tromba a testa in giù. Ma se nemmeno questa alternativa dovesse funzionare, allora io ti propongo un ultimo estremo tentativo, che è quello di riscaldare artificialmente il pistone. Con un phon, con un asciugacapelli, ti avvicini alla camera dei pistoni e cominci a scaldare il pistone a sessioni di 15-20 secondi, in modo tale che lentamente favorisci l'espansione del metallo e in questo modo l'olio riesce ad espandersi all'interno, quindi di piccoli buchetti che si potrebbero formare di conseguenza. Se ancora non dovesse funzionare, allora l'unica altra soluzione è quella di portarlo da un professionista, perché l'unica soluzione sarebbe veramente quella di darle in mano a un professionista del settore. E ora un'altra domanda che spesso mi viene fatta, cioè: ma tu quale olio utilizzi? Beh, allora ti faccio vedere. Io quello che utilizzo in questo momento, nell'ultimo anno in particolare, da quando c'è stata la pandemia, che quindi ho ordinato tutto in internet, ho cominciato a provare quest'olio, che l'ho trovato discreto, più che discreto direi, decisamente buono, il Blue Juice. Ma in realtà io da parecchi anni utilizzo gli oli Hetman, e infatti mi ero fatto una piccola scorta, adesso me ne sono rimasti solo 4 boccette degli oli Hetman. Io in particolare utilizzo la serie 2, il lubrificante numero 2, ma ad esempio per la tromba Indò, che è nuova, ha qualche anno, o anche ad esempio per il Ficorno, che tutto sommato è tenuto bene, utilizzo il lubrificante 1, che è appunto light, leggero.
Ciononostante io sono comunque alla ricerca sempre di oli che siano quantomeno sì buoni per la tromba ma anche un po' più gradevoli all'olfatto, quindi fra i prossimi oli che proverò sarà questo qua della Dennis Wick che non avevo mai provato, e questo JM, nemmeno questo avevo mai provato, e a breve li proverò. Ovviamente poi ho il classico olio Bach che però lo tengo lì come riserva perché non vado matto per questo tipo di olio. In sintesi, comunque io ti consiglio di rivolgerti al tuo insegnante, di chiedergli se cortesemente può verificare lo stato dei pistoni della tua tromba e poi successivamente indicarti quali tipo di olio andare a comprare sostanzialmente. Ti racconto solo un breve piccolo aneddoto. Io sono del Veneto, in provincia di Vicenza, nel caso non l'avessi notato dal mio accento, studiando in conservatorio a Vicenza il mio insegnante una volta portò in classe degli oli profumati che erano veramente, cioè, buoni dal punto di vista olfattivo, erano veramente profumati, e mi ricordo che il mio insegnante dice sì, sono oli Zaia. Io ci resto un attimo perché Zaia ce l'avevo già sentito, dicevo boh, ma è un politico. Ho pensato, avevo pensato, boh vabbè, sarà la famiglia che fa anche oli per tromba, sai, a quell'età non è che stai tanto a farti troppe domande, no? E invece poi ho scoperto che quelli Zaia Oil, in realtà la I è una J, e sono oli prodotti in America che costano tantissimo, tra l'altro, perché una boccetta ti viene a costare più o meno intorno ai $20, forse adesso anche un po' di più. Valuta tu se vale la pena acquistarli, perché una boccetta può veramente costare tanto. Ho quindi riassunto cosa fare quando è il momento di oliare un pistone, ma cosa non fare? Beh, ti riassumo brevemente: stai attenta a non girare il pistone, quella è una cosa assolutamente da evitare per evitare appunto possibili graffi all'interno della camera o del pistone stesso. Cosa non fare? Evita anche di premere il pistone con la forza quando è bloccato. Gira la tromba, mettici l'olio e aspetta che faccia il suo effetto. Altra cosa da non fare assolutamente è improvvisare soluzioni alternative. Per esempio mi è capitato, sono serio, che qualcuno mi abbia detto ho provato a mettere lo svitol ho provato a mettere l'olio di semi. Cioè, perché? Lascia che eventualmente sia un esperto a mettere le mani sullo strumento. Considerazione finale prima di chiudere il video: ti ricordo che la tromba è un bene, ok? È un bene, quindi come potrebbe essere una casa. Di conseguenza noi lo paghiamo ad un prezzo quando lo acquistiamo e poi subisce una svalutazione nel corso del tempo. Noi dobbiamo essere bravi e attenti a non farlo svalutare troppo. Quindi quando succedono imprevisti dobbiamo essere molto accorti nelle soluzioni che vogliamo prendere, e questo te lo dico come invito, perché se un giorno volessi in caso rivendere lo strumento o semplicemente lo lasci da parte per poi riprenderlo in mano dopo tanti anni, i problemi poi vengono tutti a galla. Mi auguro che questo video ti sia stato utile, e se così è stato metti mi piace al video, iscriviti al canale, attiva le notifiche e lascia magari un commento per farmi sapere cosa ne pensi di questo video e se hai eventualmente qualche altro argomento da suggerirmi per i prossimi video. Ti ricordo che tutte le settimane usciranno nuovi video, quindi il miglior modo che hai per dimostrarmi il tuo supporto è quello di iscriverti al canale e di iscriverti alla newsletter del mio sito. Per chi si iscrive alla newsletter ha la possibilità di avere anche una video lezione omaggio di 45 minuti tramite Zoom. E come sempre, buon divertimento e buona permanenza su questo canale. Ciao!